Bene amici, oggi scopriamo insieme l'Aquabox Luxrib 22, un battello con una lunghezza fuori tutto di 6,60 m e una larghezza di 2,70 m con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede un Suzuki DF175P che rappresenta anche la motorizzazione intermedia, dal momento che il minimo previsto dal cantiere sono 150 cavalli, mentre il massimo offre una motorizzazione da 200 cavalli. All'interno della plancetta di sinistra troviamo la scaletta di risalita a scomparsa. In questo modo possiamo sfruttare l'intero piano di calpestio senza nessun tipo di ostacolo, con doppia maniglia tienti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. In più vediamo qui anche il foro per evitare eccessive pressioni sulla plancetta durante la navigazione e c'è tanta superficie sfruttabile, in questo modo è semplicissimo accedere a bordo. C'è un piccolo gradino per ridurre il dislivello, mentre qui al di sotto del pozzetto motore c'è il gavone stagno con portello dedicato per accesso alla pompa di sentina. Accediamo quindi a bordo, guardate qui il layout vede una dinette modulare perché come vedete c'è un divanetto di poppa a forma di L gavonato al suo interno, c'è un gavone più ampio con batterie, impianti e c'è anche una paratia per separare la sentina, in questo modo l'acqua può scolare e lasciare tranquillamente il gavone all'asciutto, e ce n'è un altro laterale piuttosto ampio anch'esso che può essere anche coibentato su richiesta per creare una ghiacciaia. In più al centro c'è la predisposizione per l'installazione di una base fissa con tavolo e quindi possiamo creare una grande dinette perché guardate qui quanto spazio c'è, il divano occupa l'intera larghezza interna del battello, con anche la presenza delle imbottiture laterali sulle mastre in vetro resina per offrire maggior comfort. E a proposito di comfort, guardate qui la presenza dell'ampissimo roll bar in alluminio verniciato a polvere che permette anche di navigare lasciando il tendalino completamente aperto fino a una velocità di 25 nodi di crociera. In questo modo possiamo navigare assicurando un comfort totale nell'area di poppa. In più il cantiere offre personalizzazioni sul layout di poppa, possiamo scegliere di avere un'unica dinette con l'aggiunta delle 3 tavole. In questo modo c'è un ulteriore prendisole davvero ampissimo perché vedete occupa l'intera porzione di poppa. Contromarcia troviamo una poltroncina biposto gavonata al suo interno, vedete sollevando il comodo portello, guardate anche la presenza delle guarnizioni che permettono di attutire tutti gli impatti, abbiamo un ulteriore gavone per alloggiare gli oggetti e in più ci sono anche gli accessi per il serbatoio del carburante, dal momento che il tappo d'imbarco si trova qui sul lato di dritta, e c'è anche questo comodo tienti bene che offre anche il profilo tubolare per lo schienale della seduta di comando che vede un comodissimo appoggiareni e appunto lo schienale tubolare che permette quindi di dare pieno sostegno. Quindi mi pongo al timone, vedete non ho nessun problema di comfort perché posso poggiare anche i piedi sul gradino in basso, il timone è ben raggiungibile, nessun disturbo con le ginocchia e la plancia è totalmente personalizzabile secondo le esigenze. C'è un pannello in vero carbonio con strumento Simrad sulla sinistra, il display fornito da Suzuki con la motorizzazione, doppio indicatore del serbatoio del carburante dell'acqua analogico, chiave di accensione del motore, manetta ben raggiungibile sulla destra, e in basso invece qui c'è il controller dedicato per il vericello posizionato in maniera differente rispetto agli altri interruttori posti qui superiormente alla plancia. In questo modo possiamo evitare accensioni accidentali, dal momento che c'è anche il magnetotermico posizionato qui all'interno di questo portello, appunto per disattivare e disarmare in ogni momento il vericello. Non manca una comoda retina portaoggetti per smartphone, portafogli e documenti, mentre qui in basso c'è l'HMR15 fornito da Hertz, e a proposito di Hertz c'è l'impianto con 4 casse RGB fornite di serie e sono anche retroilluminate, così come le luci di cortesia, ce ne sono 11 fornite di serie, mentre è possibile installarne altre 2 opzionali subacquei al di sotto della plancetta, controllabili tranquillamente tramite app, quindi ognuno può personalizzare il layout del battello come più preferisce. Non manca la bussola ben visibile centralmente e il parabrezza offre protezione fino alla fronte, vedete, pulito alla vista ma con questo profilo che ci permette quindi di avere una salda presa anche con mare veloce, ma soprattutto guardate anche il piano di calpestio su un unico livello, quindi non abbiamo ostacoli ed è semplicissimo muoversi a bordo. Oltretutto, come vi dicevo, possiamo sfruttare un appiglio in qualsiasi punto del battello, poiché abbiamo anche il profilo della seduta e il roll bar stesso, come abbiamo visto. I tubolari sono in neoprene orca, poggiano in acqua nella porzione
di poppa, ma lo vedremo anche durante il test di navigazione. Guardate qui a centroscafo questi comodi supporti in vetroresina rivestiti in Evadec fornito di serie, e opzionalmente possiamo scegliere di installare un rivestimento sintetico in PVC oppure un Tech massello, ma soprattutto vedete io posso sedermi letteralmente, posso sfruttarlo anche come seduta comodissima, perché posso anche reggermi sui supporti che abbiamo visto poco fa, e posso anche sfruttarlo per salire e scendere dall'ormeggio. Vi mostro anche un esempio, perché vedete posso tranquillamente salire e scendere ed è semplicissimo, possiamo utilizzarla anche come pedana per i tuffi. Ritorniamo a bordo. Sul lato di dritta della console c'è il serbatoio dell'acqua, mentre il passaggio è preferenziale sul lato di sinistra, perché come vedete c'è tantissimo spazio per muoversi a bordo, siamo sempre ben protetti all'interno del piano di calpestio grazie alla presenza del tubolare che ci offre pieno supporto all'altezza del ginocchio, e l'area di prua vede un corridoio con accesso dedicato che ovviamente può essere richiuso con l'aggiunta delle prolunghe e dei cuscini per avere un unico prendisole tradizionale, ma in questo layout riusciamo a ottenere ben 10 posti a sedere per rispettare anche l'omologazione, quindi abbiamo un'omologazione per 10 persone reali a bordo. Arriviamo quindi nell'area anteriore, c'è anche una comoda chaise longue con inclinazione naturale per creare appunto una zona di comfort anteriormente al cassero, 3 portabicchieri posizionati in alto e soprattutto è gavonatozzo interno, quindi sollevando il portello grazie al doppio attuatore, anche qui vi faccio notare la presenza delle guarnizioni, possiamo accedere all'interno per stivare le dotazioni di sicurezza oppure intervenire sull'impiantistica di bordo. Vedete, è tutto facilmente accessibile e al tempo stesso possiamo scegliere di isolare con un pannello, in questo modo lasciare il gavone pulito alla vista. Sul lato di dritta c'è un ulteriore cuscino lineare che racchiude al suo interno un gavone controstampato che occupa l'intera lunghezza del supporto in vetroresina, mentre al di sotto del cuscino anteriore c'è il vericello nascosto al di sotto del cuscino, ma sollevando il portello possiamo tranquillamente monitorare l'andamento e lo scorrere della catena semplicemente restando in plancia di comando, dal momento che ha un'inclinazione dedicata. Possiamo quindi ispezionare l'occhio di cubia e una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra. Il musone è in vetroresina, guardate anche qui la presenza delle maniglie tinti bene, come vi dicevo c'è tanta sicurezza a bordo, musone con ampie superfici calpestabili e soprattutto possiamo utilizzarle come sedute aggiuntive perché qui c'è un'inclinazione naturale per favorire appunto il comfort a bordo, con doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, posizionate in modo tale da non far sfregare le cime sul tubolare in caso di ormeggio all'inglese come in questo caso. Al centro non manca la predisposizione per il musone in acciaio per far scorrere la cima, dal momento che è possibile anche scegliere l'opzione con cima manuale e quindi recuperare un ulteriore gavone al di sotto del cuscino. Vi mostro anche qui l'ergonomia della seduta, io sono comodamente rilassato nell'area anteriore, ho un buon supporto e soprattutto senza rischio di scivolare perché abbiamo appunto il rivestimento in EvaFoam anche qui, quindi si viene a creare un'area conviviale di prua davvero niente male per un battello di 6,60 m fuori tutto. E quindi cari amici, questo è l'Aqua-Box LuxRib 22, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City!